Nel 52 a.C. Cesare si trovava in Italia per addestrare nuove reclute, quando i Galli elaborarono un piano per attaccare simultaneamente tutte le sedi invernali delle legioni. La rivolta era capitanata dall'Arverno Vercingetorige, un giovane cavaliere formato tra le file degli ausiliari romani. Egli seppe organizzare i Galli e dare loro una disciplina sulle orme di quella romana. Vercingetorige divise le truppe in due tronconi, uno si diresse verso i territori dei Ruteni e lui, al comando del secondo gruppo, marciò verso i Biturgi. Cesare raggiunse velocemente la Gallia Narbonense, dove dispose presidi armati e passò al contrattacco invadendo il paese degli Arverni, direttamente dal passo delle Cevenne, attraversando i passi innevati sulle montagne e sorprendendo così i ribelli. Vercingetorige decise di rientrare dal paese dei Biturgi. Informato della mossa, Cesare radunò velocemente le legioni ad Agendicum. Mentre Cesare radunava l'esercito, Vercingetorige si spostava a Gergobina, assediando la città dei Boi. Cesare si mosse quindi con 8 legioni verso Vercingetorige. Vercingetorige, saputo dell'arrivo di Cesare, levò l'assedio a Gergobina e si diresse verso il proconsole per affrontarlo. Cesare pose d'assedio e conquistò la città biturga di Avaricum, dove sterminò 40.000 abitanti. Lo sterminio rinforzò però l'alleanza antiromana presso i popoli galli. Cesare, dopo aver risolto una discordia tra i capi degli alleati edui, inviò Labieno con 4 legioni verso i Senoni e i Parisi, mentre egli marciava col resto dell'esercito verso la capitale arverna di Gergovia, un insediamento fortificato ben protetto da difese naturali, oltre che da circa 70.000 galli arrivati con Vercingetorige. Mentre era intento nell'assedio, Cesare venne a sapere del tradimento degli Edui. Il loro capo infatti aveva cambiato fazione e si era schierato con gli Arverni, adducendo come scusa l'uccisione da parte dei Romani di alcuni capi Edui al seguito di Cesare. Essi marciavano quindi verso Gergovia, con 10.000 armati. Cesare lasciò in fretta il campo con 4 legioni e marciò verso gli Edui. Lo scontro fu poi evitato poiché Cesare mostrò loro i capi che essi ritenevano fossero stati uccisi dal proconsole. Il popolo eduo fu quindi perdonato dal proconsole e ritornò nelle sue terre. Tornato all'assedio, Cesare inviò l'8ª legione ad occupare un avamposto posto su un colle di fronte alle mura delle città. I legionari vinsero la guarnigione, che inseguirono però esponendosi fino alle mura di Gergovia, da dove i Galli della città organizzarono un'efficace resistenza che decimò i legionari, obbligandoli a fuggire. Cesare si preoccupò di coprirne la fuga con 3 legioni, la 10ª, la 13ª e l'8ª, per evitarne il massacro. Il generale romano decise di rompere l'assedio, poiché gli Edui si erano nuovamente ribellati, e decise di ricongiungersi con Labieno, che aveva ottenuto vari successi contro alcune tribù a nord della Loira. Cesare era rimasto senza alleati in Gallia, ad eccezione di Remi e Lingoni. Radunate le truppe presso i Lingoni e reclutati i mercenari di cavalleria presso i Germani, Cesare marciò nuovamente verso la Gallia Narbonense. Durante la marcia le legioni furono attaccate dai Galli, che però vennero respinti dai legionari e dai Germani. Vercingetorige commise allora un errore. Per ricompattare il morale delle sue truppe e pensando che Cesare si stesse allontanando dalla Gallia, decise di dirigersi verso Alesia, una cittadella fortificata del centro della Gallia. Cesare si accorse dell'opportunità che il suo avversario gli stava concedendo per sconfiggerlo definitivamente e marciò velocemente verso Alesia, cingendola d'assedio. Qui si verificò uno dei più importanti fatti d'arme della storia. I Romani disponevano di 10 o 11 legioni e 10.000 ausiliari, per un totale di circa 50.000 uomini. I Galli schieravano invece 80.000 guerrieri ad Alesia. Cesare voleva prendere i Galli per fame, quindi costruì un muro attorno alla città di 15 km, intervallato da torri di guardia. Di fronte al muro vi erano 2 fossati, preceduti da buche e trappole per impedire ai Galli l'avvicinamento alle postazioni romane. I Galli tentarono di impedire ai Romani di completare il muro, con ripetute sortite, che non ebbero successo. Prima che l'accerchiamento si fosse concluso, Vercingetorige riuscì tuttavia ad inviare alcuni uomini all'esterno, per chiedere aiuto alle tribù della Gallia, che risposero inviando un esercito composto, secondo le stime di Cesare,
da 240.000 uomini agli ordini del cugino di Vercingetorige, Vercassivellauno. Cesare, informato dell'arrivo dei rinforzi, fece quindi costruire un'altra linea difensiva, questa volta verso l'esterno, che racchiudesse la prima. I legionari venivano quindi a trovarsi in una delicata situazione, presi in mezzo a due eserciti di Galli ben più numerosi di loro. I Galli riuscirono ad organizzare attacchi combinati, ma furono sempre respinti a costo di gravi perdite da parte dei Romani e dei Galli stessi. All'interno di Alesia però le provviste stavano terminando e, contando di prolungare la propria resistenza, Vercingetorige si vide costretto ad espellere dalla città i cittadini non abili alle armi, sperando che il proconsole se ne prendesse cura. Ma Cesare ordinò di chiudere queste persone al di fuori delle mura. Questa massa di supplici venne lasciata nella terra di nessuno tra le mura di Alesia e le fortificazioni romane, esposte al gelo notturno e alla fame. La situazione all'interno di Alesia non era migliore, coi combattenti galli demoralizzati ed a corto di viveri. Vercassivellauno, con 80.000 uomini, decise di attaccare allora una zona non completata delle fortificazioni romane a nord-ovest del campo di battaglia. Vercingetorige capì che un attacco dall'esterno era in preparazione ed ordinò una sortita ai suoi uomini. L'attacco gallico si riversò su tutta la linea romana, ingaggiando tutti i reparti legionari disponibili. A nord-ovest i romani cedevano terreno, minacciando di far cadere le difese in mano nemica. A questo punto Cesare prese la cavalleria germanica ed alcune corti ed operò una manovra di aggiramento dei reparti nemici in questo settore. L'attacco fu violento, i nemici si ritirarono disordinatamente ed i germani ne fecero strage. La sconfitta in questo settore liberò le corti impegnatevi, che poterono portare aiuti ai commilitoni nelle altre zone. I Galli a questo punto si ritirarono nuovamente. Il giorno successivo Vercingetorige si consegnò a Cesare, chiedendo la pace. I legionari avevano subito ingenti perdite, ma la Gallia poteva ora dirsi sottomessa al dominio romano.